Borsa facile e veloce, perfetta per le serie d'estate ma soprattutto perfetta per le principianti? Questo è il progetto che stavi cercando. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto facilissimo e velocissimo, ovvero la borsa Sveva. Questo progetto veramente semplicissimo, si tratta di una borsa realizzata interamente in fettuccia e per realizzarla ho utilizzato la nuovissima fettuccia Lycra Top Lurex di Hobby Perline, la versione super glitterata e ultra leggera della fettuccia Lycra Top. Per realizzare questo progetto ho deciso di accontentare tutte le vostre richieste, infatti molti di voi mi chiedono spesso di realizzare delle borse con il punto maglia, quindi eccovi accontentate. Diciamo che questo tutorial potrebbe andare benissimo nella rubrica voi chiedete io uncinetto. Questa è la bellezza del punto maglia e della fettuccia utilizzata, sono super soddisfatta, la lavorazione è super compatta e facilissima da realizzare anche per le principianti. Come vi dicevo è una borsa super semplice, ma di solito le cose semplici sono sempre le più belle secondo me, ditemi voi cosa ne pensate a riguardo. Se non vi piacciono le borse piccoline, perché l'ho fatta piccolina, l'ho fatta molto mini bag, vi basterà utilizzare una base 30x10 piuttosto che una 21x8 come ho fatto io e prendere almeno 3 gomitolini di fettuccia, quindi all'incirca 600 grammi. Io per questo progetto ho utilizzato un gomitolo e mezzo, quindi su per giù avrò utilizzato 300 grammi di fettuccia, ma ovviamente dipende sempre dal filato che utilizzate. Sono partita da una base 21x8, sono salita su con la fettuccia e poi ho applicato dei manici abbinati alla base. Ho anche aggiunto questo charm bag che trovate nel kit, l'ho preso con un colore a contrasto che secondo me sta benissimo, bottone magnetico all'interno, non l'ho foderata, il punto di lavorazione tiene la borsa super rigida e compatta e non necessita di fodera, però ovviamente per un effetto più rifinito va benissimo foderarla. Comunque non c'è molto da dire, se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio come sempre il link sia qui sul video che nel box informazioni. Schema scritto in versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Ora non ci perdiamo in chiacchiere perché tanto come sempre vi ho spiegato tutto passo passo durante il tutorial, quindi vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò la fettuccia Lycra Top Lurex, il quantitativo preciso ve lo lascerò indicato qui in alto. Una base ovale 21x8 cm, una coppia di manici AD in finta pelle, avremo bisogno di 4 moschettoni tondi da 34 mm, un bottone magnetico, utilizzerò l'uncinetto numero 4 per la lavorazione sulla base, l'uncinetto numero 5,5 per la lavorazione del corpo borsa, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base, andremo ad utilizzare l'uncinetto numero 4 per lavorare comodamente all'interno dei fori della base, poi passeremo all'uncinetto più adatto alla fettuccia, quindi partiremo dal lato più corto come sempre, dal foro centrale, quindi ci prendiamo la nostra fettuccia lasciando la codina finale un po' più lunga che ci servirà per chiudere in maniera invisibile questo primo giro. Se preferite però potete anche chiuderlo normalmente a punto bassissimo, quindi mi faccio il cappietto iniziale e vado ad inserirmi nel foro centrale del lato più corto. Quindi mi inserisco, prendo il filo, me lo porto all'esterno e faccio una catenella. Questa sarà la mia prima maglia bassa del giro. Procedo lavorando una maglia bassa nel foro successivo, quindi mi inserisco, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Cercate di tenere le maglie abbastanza morbide, dato che stiamo utilizzando un uncinetto più piccolo. Ora, nei 2 fori successivi andremo a fare un aumento. Di solito lo facciamo solo nel foro della parte più sondata e in questo caso vado a fare l'aumento sia nel foro prima del foro dell'angolo e nel foro dell'angolo, quindi in questi 2 fori qui. Gli aumenti infatti li andremo a fare in questi 2 fori, in questi 2 fori, in questi 2
e in questi due. Volendo potete mettere dei marcapunti, io vi segnerò qui sullo schermo i punti precisi. Quindi procediamo, andiamo nel foro successivo, ci inseriamo e facciamo una maglia bassa. Ci inseriamo nello stesso foro e all'interno lavoriamo un'altra maglia bassa. Foro successivo, ovvero quello esattamente nell'angolo, lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso foro. Poi ci ritroviamo nella parte dritta, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa per ciascun foro che abbiamo fino ad arrivare nella parte più stondata, quindi esattamente in questo foro dove andremo a fare aumento, aumento, 3 maglie basse singole, aumento, aumento, maglie basse singole fino all'angolo, aumento, aumento e poi termineremo con una maglia bassa. Quindi terminiamo tutto il nostro giro e ci rivediamo al termine. Ho notato che lavorando una sola maglia bassa nel punto centrale dei lati più corti il lavoro tende a tirare un pochino, quindi facciamo 2 aumenti in più che si troveranno esattamente nel foro centrale dei 2 lati più corti. Quindi qui nel punto da dove siamo partiti lo faremo al termine del giro, qui lo possiamo fare ora, quindi mi ritrovo nel foro centrale e all'interno vado a lavorare 2 maglie basse, così la curva sarà più morbida, diciamo. In questo modo poi procedo normalmente, una maglia bassa, qui facciamo aumento, aumento, maglia bassa in ogni foro, qui aumento, aumento, maglia bassa e poi aumento nel foro centrale, quindi nel foro iniziale. Ok, devo andare a fare l'aumento nel primo punto lavorato, quindi mi inserisco nel foro, prendo il filo collegato al gomitolo, ma vado a chiudere questa maglia con la codina che avevo lasciato più lunga, questa qui. Prendo il filo, chiudo la maglia e tiro fuori. A questo punto vado a chiudere con asola di chiusura, quindi mi inserisco esattamente in questo punto qui. Qui abbiamo la catenella, ci inseriamo e poi ci inseriamo in questo punto. In questo modo avremo chiuso in maniera invisibile, blocchiamo il filo attraverso le maglie ed ora possiamo procedere con la lavorazione del corpo borsa. Quindi adesso cambieremo uncinetto, passeremo dall'uncinetto numero 4 che stavamo utilizzando ora a quello più adatto al filato ma soprattutto alla nostra mano. Passo quindi al 5,5, dobbiamo puntare l'uncinetto esattamente dove si trova il filo collegato al gomitolo, nel mio caso si trova qui, quindi mi inserisco in questo punto, vado a fare il primo giro di stacco a maglia bassa in costa, quindi prendo solo la metà catenella in questo modo, prendo il filo e faccio la catenella, questa mi sostituisce la prima maglia bassa, procedo, vado nel punto successivo, mi inserisco prendendo solo la metà catenella e lavoro una maglia bassa, punto successivo, maglia bassa in costa retro e procedo così per tutto il giro. Io non farò aumenti, se nel vostro caso fosse necessario perché vedete che la lavorazione tende ad incurvarsi verso l'interno, vi consiglio di fare un aumento per angolo e potete farlo tranquillamente nei punti che si trovano nell'angolo. È indifferente quale di quelli che si trovano nell'angolo, l'importante è che comunque sia uno, al massimo 2, non fatene troppi perché altrimenti dopo tende ad allargarsi troppo. Quindi un aumento per angolo nel caso la lavorazione tende ad incurvarsi verso l'interno, altrimenti procedete lavorando un punto per ogni punto sottostante come sto facendo io.
Quindi procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto fino al termine del giro. Bene, ho ultimato questo giro. A questo punto devo chiudere con chiusura invisibile e poi partiremo con la lavorazione del punto scelto. In questo tutorial voglio accontentare una delle vostre più grandi richieste, ovvero: Katie, facci vedere il punto maglia, anche se in realtà penso di avervelo fatto vedere già altre volte, però lo rivedremo anche in questo progetto. Quindi questo progetto sarà super semplice per quanto riguarda la lavorazione del corpo borsa, poi vedremo strada facendo come andremo ad arricchire il progetto, magari con degli accessori. Quindi facciamo la chiusura invisibile, temuta da molti di voi, ma ve la faccio rivedere con molta calma. Prima di tutto calcolate che questa prima catenella, se siete alle prime armi, vi consiglio di marcarla. Quindi supponiamo che io l'avevo marcata, mi ritroverò in questa situazione. Quindi tiro su il filo, mi inserisco non in quel punto marcato ma nel successivo, dall'interno verso l'esterno, in questo modo. Prendo questo filo, me lo porto all'interno e siccome devo lavorare il punto maglia non devo andarmi ad inserire in questo punto, bensì proprio al centro di quella catenella che ho marcato. Questa è la prima catenella, tolgo il marcapunti e vado ad inserire l'uncinetto proprio al centro dove si crea la V, e poi vado ad inserire l'uncinetto all'interno dell'asola che ho portato all'interno. Vedete? La blocco con il dito e tiro questo filo in modo da chiudere il punto. Vedete? Prendo il filo, lo porto fuori e faccio una catenella. In questo modo sarò ripartita con un nuovo giro. Questo funge da primo punto basso. In questo caso, avendolo lavorato al centro della maglia bassa sottostante, sarà un punto maglia. Lavorare il punto maglia è veramente semplicissimo perché comunque si tratta di maglie basse ma puntando l'uncinetto in modo diverso nei punti sottostanti. Quindi come dobbiamo fare? Non ci dobbiamo inserire nella catenella ma al centro della maglia bassa sottostante. Quindi questa è la maglia bassa. Noi con l'uncinetto ci inseriamo proprio in questa V, in questo buchino, ci inseriamo, prendiamo il filo, lo portiamo all'esterno e facciamo una maglia bassa normalissima. Punto successivo, quindi questo qui, non ci inseriamo nella catenella ma al centro della maglia bassa, ci inseriamo, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Procederemo così per ogni punto. In questo modo la lavorazione del corpo borsa sarà molto più compatta e rigida, ma ovviamente sentitevi libere di cambiare il punto di lavorazione. Io ho scelto questo per questo progetto, ma potete utilizzare sia la maglia bassa normale ma anche giocare con i punti, è a vostro piacimento. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e poi ci rivediamo al termine, così vi faccio rivedere la chiusura. Anzi, vi dirò di più, metto il marcapunti in questa prima catenella così poi vi posso mostrare meglio. Ci rivediamo al termine. Ok, ho terminato il giro, devo chiudere con chiusura invisibile. Quindi qui ho il primo punto, quello che ho marcato con il marcapunti, e qui ho il secondo punto. Io alzo il filo, mi inserisco non in questo punto. Molte persone fanno l'errore di inserirsi in questo punto qui, ma questo non dobbiamo calcolarlo, anzi dobbiamo calcolarlo ma come primo punto, quindi il punto che si trova in verticale. Quindi ci inseriamo nel punto successivo dall'interno verso l'esterno. Vedete che non mi sono inserita qui. Prendo il filo, me lo porto all'interno
e dato che devo lavorare il punto maglia devo inserirmi proprio al centro di questo punto che avevo marcato, quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco al centro di questo punto, in questo modo mi inserisco all'interno dell'asola, tiro il filo per chiudere il punto, prendo il filo, lo tiro fuori e faccio una catenella. Questo mi funge da primo punto basso e poi procedo nello stesso modo, quindi punto successivo mi inserisco al centro del punto, non nella catenella ma al centro, in questo modo prendo il filo e faccio una maglia bassa. Qui mettiamo sempre il marcapunti, questo lo dico principalmente per chi ha le prime armi, perché è esperta lo sappiamo che comunque riusciamo a riconoscere il punto, ma delle volte mi confondo anche io, quindi non si fa distinzione. Punto successivo ci inseriamo al centro e facciamo una maglia bassa e procediamo così per tutto il giro, ma anche per i giri successivi, che troverete come sempre indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura in centimetri sarebbe la misura totale in altezza, quindi nel caso non vi trovate con il totale di giri tenete in considerazione sempre la misura in centimetri. Nel caso, che ne so, a 10 giri non vi trovate con quelle misure, magari nel vostro caso occorrono 15 giri per raggiungere quella misura, calcolate la misura in centimetri. Quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere le misure indicate o quelle desiderate, perché potete anche modificarle secondo i vostri gusti, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ho lavorato in totale 19 giri, compreso il primo giro di maglia bassa in costa retro. Per quanto riguarda invece il punto maglia ho lavorato 18 giri che corrispondono esattamente a 19 centimetri. Io mi fermerò qui con la lavorazione dei giri, ma se preferite una borsa più alta potete tranquillamente aumentare il numero di giri di lavorazione. Quindi per quanto riguarda il corpo borsa mi fermo qui, vado a fare sempre la chiusura invisibile perché poi voglio lavorare un ultimo giro di rifinitura per non lasciarlo così piatto. Quindi qui ho ottenuto il marcapunti nella catenella che funge da prima maglia bassa, alzo il filo, mi inserisco in questo punto qui, non nella catenella, prendo il filo, lo porto all'interno, tolgo il marcapunti perché non mi serve più. Ora vado ad inserirmi alla base dell'asola che ho portato all'interno, quindi esattamente qui, vedete questa è l'asola, mi inserisco anche nell'asola, tiro il filo per chiudere il punto, prendo il filo e faccio una catenella, faccio un'altra catenella, mi inserisco nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e faccio una maglia bassissima, di nuovo catenella, punto successivo, mi inserisco solo nella metà catenella e faccio una maglia bassissima e continuo così alternando catenella e maglia bassissima in costa retro per tutto il giro. Questo procedimento andrà a creare questo bordo leggermente ondulato. Se preferite potete lavorare o un giro di maglia bassissima in costa retro oppure tagliare direttamente il filo e concludere in questo modo. Terminato il giro di rifinitura, a questo punto possiamo tagliare il filo, andare a chiudere con asola di chiusura ed avremo concluso il corpo borsa. Per chiudere ci andiamo ad inserire esattamente al centro della catenella iniziale che abbiamo fatto.
in questo modo e poi rientriamo al centro dell'ultima catenella lavorata. In questo modo a questo punto vado a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie. Terminata la lavorazione del corpo borsa, ora procederemo con l'applicazione degli accessori, quindi i manici. Ci prendiamo i moschettoni che ci occorreranno appunto per applicare i manici e dobbiamo fissarli ovviamente nella parte centrale della borsa. Per fare questo di solito io mi prendo la metà del mio bordo. Quindi il bordo della mia borsa misura 25 cm, ovviamente stendendo la borsa. Vado a mettere un marcapunti temporaneo nel punto corrispondente a 12 cm e mezzo, quindi più o meno qui. Poi, seguendo la misura dei miei manici, quindi dove ho i fori, vado a mettere dei marcapunti esattamente dove devo andare ad inserire i moschettoni. Quindi cerco di avere la stessa misura su entrambi i lati. Qui ho 8 e qui anche ho 8, quindi direi che qui vado a fissare i moschettoni. Ovviamente devo andare oltre il bordo, quindi prendo il mio moschettone e vado ad inserirmi esattamente nel punto corrispondente. Lo faccio passare proprio tra le maglie in questo modo. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. E poi inserisco il manico. Ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Ed ecco qui, questo sarà il risultato. Poi mettiamo una calamita all'interno per tenerla chiusa. Questa basta cucirla proprio al centro della borsa, è molto semplice e ve la consiglio per la stragrande maggioranza di borse perché è veramente semplicissima. Quindi la cucio e ci rivediamo. Una volta applicato il bottone magnetico all'interno ho messo dell'imbottitura per far prendere forma alla borsa, non l'ho foderata, ma ovviamente potete tranquillamente foderarla se preferite. La lavorazione resta super compatta e rigida, quindi in realtà non necessita nemmeno di fodera. Ho deciso di impreziosire la mia borsa con questo charm bag che trovate sempre da Hobby Perline. L'ho scelto con una colorazione a contrasto che secondo me si sposa bene con le colorazioni che ho scelto sia per il set che per la fettuccia. Lo vado ad applicare proprio al moschettone del manico e voilà, questo sarà il risultato. Ho applicato anche la mia medaglietta. Questo è l'effetto finale, una borsa super semplice, facile, veloce, perfetta sia se siete principianti che per esperte. Per le esperte sarà di ispirazione, per le principianti potrete realizzare la vostra borsa all'uncinetto appunto maglia. Potete personalizzare la borsa secondo i vostri gusti, quindi se preferite una borsa più grande vi basterà prendere una base più grande, ad esempio quella da 30x10 e prendere più fettuccia. Per quanto riguarda i manici, stessa cosa, scegliete i manici che più vi piacciono. Si può applicare tranquillamente una tracolla mettendo dei moschettoni qui sui laterali e scegliere la tracolla che più vi piace sia a catena che in tessuto. E nulla, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Se volete realizzarla come la mia trovate il kit e materiali completo sul sito di Hobby Perline, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni, mentre se cercate scamaschetto in versione per mancini la trovate sul mio blog katenmade.com. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Presto arriveranno delle novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto super semplice. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!